Lei mi guarda con gli occhioni lucidi, si morde le labbra, scoppia in lacrime e con voce rotta mi fa: "Ma non possiamo essere tutti come te!" Ciao, io sono Eleonora e sono una leadership coach. In questa serie ti racconto i miei peggiori errori come leader e i consigli che avrei voluto tanto ricevere anch'io per riconoscerli e superarli, perché puoi avere una carriera di successo e anche impantanarti sempre negli stessi errori. Per esempio, dare feedback in modo pessimo. Valutazione di fine anno. Questa ragazza aveva lavorato con me per parecchi mesi e fino ad allora non le avevo mai dato un vero feedback. Parto dalle cose positive, elencandone 2 o 3, e poi faccio: peccato solo che non sei molto precisa. Lei mi guarda con gli occhioni lucidi, si morde le labbra, scoppia in lacrime e con voce rotta mi fa: "Ma non possiamo essere tutti come te!" Io resto di sale. Non ci capivo niente. Cosa avevo detto di così terribile? E soprattutto come ero riuscita a ridurre in lacrime una collaboratrice che stimavo e che, a parte questa faccenda delle presunte imprecisioni, ritenevo molto capace? Con il senno del poi avevo fatto almeno 4 errori con questa collaboratrice, di cui solo uno nel momento della valutazione che ti ho raccontato. Primo errore: non avevo mai dato feedback positivi espliciti su quello che la mia collega, secondo me, faceva bene. Cioè, capitava spesso che le dicessi bravissima o fantastico, ma questi non erano feedback. Secondo errore: ogni singola volta che mi consegnava un documento, le facevo notare quelle che secondo me erano imprecisioni. Ma non gliele facevo notare con feedback puntuali, precisi. Il più delle volte facevo la cosa più odiosa che si possa fare. Correggevo io il documento in modalità revisione e poi glielo rimandavo tipicamente con un commento un po' passivo-aggressivo del tipo: come vedrai ho dovuto sistemare diverse cose." Terzo errore: non avevo mai esplicitato chiaramente i miei standard. Non le chiedevo chiaramente di fare le cose che avrebbero portato al livello di precisione che volevo. Mi aspettavo che le facesse naturalmente, senza alcuna guida, per magia. Quarto errore, l'unico al momento della valutazione. Ho espresso il mio feedback come un giudizio senza appello. Non ho detto come avrei dovuto. Ho notato che nelle occasioni A e B hai fatto X e Y, che dal mio punto di vista sono imprecisioni, e ti chiedo di fare Z in futuro. No, ho detto: non sei molto precisa, che alle orecchie di chi ascolta è un po' come dire: ti considero incapace di migliorare su questo aspetto, perché sei fatta così, e quindi che ci possiamo fare? Ti capita mai di fare questi errori con i tuoi collaboratori? Tra un attimo ti suggerirò 4 modi molto pratici per superarli. Ma prima, se ti va, fammi sapere se ce n'è uno in cui ti riconosci particolarmente. E se il video fin qui ti è stato utile, lasciami un like per farmelo sapere. Se almeno uno degli errori che ti ho raccontato ti suona familiare, ecco 4 azioni concrete che puoi sperimentare per non cascarci più. 1. Dai feedback espliciti. No sbuffi, no facce, no battute passivo-aggressive, no documenti in modalità revisione. Sì a feedback pensati, intenzionali, in cui ti concentri sul cambiamento che vuoi che la persona metta in atto. 2. Dai feedback di continuo. Non aspettare i momenti topici delle valutazioni ufficiali. Ogni giorno c'è un buon motivo per dare un feedback. Così non lasci per mesi l'altra persona nell'ignoto, o peggio, con la sensazione orribile di stare sbagliando qualcosa, ma non si sa cosa. 3. Formula sempre i tuoi feedback con criterio, in modo che siano costruttivi. Parti dai comportamenti che hai osservato, offri la tua opinione su quei comportamenti e poi fai una richiesta concreta. Così non rischi di sparare giudizi del tipo non sei molto precisa, ma offri spunti di miglioramento comprensibili e realmente utili per la persona. Se vuoi una guida pratica per allenarti a dare feedback così, la trovi in questo video. Ti lascio il link in descrizione. 4. Esplicita i tuoi standard. Cosa vuol dire per te precisione, o proattività, o puntualità, o quello che è? Queste parole, senza una traduzione chiara in azioni e comportamenti precisi, non significano niente. Quindi fai sempre esempi concreti nei tuoi feedback. Quando ti chiedo di essere più puntuale nelle consegne, intendo che mi aspetto di ricevere i deliverable entro le 18 del giorno della scadenza e non la sera tardi o la mattina dopo. Ricapitolando: feedback espliciti, frequenti, dati in modo costruttivo ed esplicitando chiaramente i tuoi standard sia a monte quando deleghi, sia poi quando dai un feedback.
e vedrai che così non farai mettere a piangere le persone quando darai loro un feedback. Cosa ti porti a casa di utile da questo video? E qual è la prima azione che metterai in pratica? In descrizione trovi una risorsa gratuita che può aiutarti a fare pratica di feedback costruttivi. Fammi sapere con un like se questo episodio degli errori di leadership che non rifarei ti è stato utile. E per non perdere il prossimo, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Grazie per essere stata qui e alla prossima!